Bentornato sul canale YouTube di semprefarmacia.it. Il pavimento pelvico è l'insieme di muscoli e legamenti che chiude in basso il bacino e contiene gli organi pelvici. Questa zona così profonda e nascosta del nostro corpo svolge diverse importanti funzioni, tra cui il controllo dell'emissione di urina e feci. Inoltre ha un ruolo fondamentale nella funzione e nel piacere sessuale. Viste le tante funzioni del pavimento pelvico, è chiaro che è importantissimo mantenerlo in buono stato, non solo intervenendo per tempo qualora si manifestino delle disfunzioni, ma anche facendo prevenzione attiva ed evitando comportamenti a rischio. In questo video quindi capiamo quali sono le abitudini scorrette da evitare e quali invece i consigli da seguire. Se il video ti piace metti like e ricordati di iscriverti al canale, a te non costa nulla mentre a noi è di grande aiuto. Potrà sembrare strano, ma tra noi donne sono così diffuse delle abitudini totalmente sbagliate che è possibile affermare che non sappiamo fare la pipì, e queste abitudini ci vengono insegnate fin da piccolissime come regole base per la sopravvivenza nei bagni pubblici. Un esempio è la pipì preventiva prima di uscire. Anche se l'abbiamo fatta mezz'ora prima, anche se non abbiamo alcuno stimolo, se anche dovessero uscire solo 2 gocce, la regola è: fai la pipì prima di uscire, ma è sbagliatissima. Questa abitudine, infatti, che viene protratta dall'infanzia negli anni, non fa altro che abituare la vescica ad avere lo stimolo della minzione anche se non ce n'è alcun bisogno. Il risultato sarà che nel tempo avremo l'esigenza di fare la pipì più del dovuto, ottenendo l'effetto contrario, quindi dovendo ricorrere più spesso ai bagni pubblici. Inoltre, non avendo un reale stimolo, dovremo sforzarci per fare la pipì, e anche questa cosa è sbagliata. La pipì infatti andrebbe fatta rilassando la muscolatura. Se al contrario spingiamo, creiamo una pressione che alla lunga può indebolire il pavimento pelvico, provocando ernie, prolassi e incontinenza urinaria. L'altra regola scritta in calce nel decalogo della pipì femminile è non toccare il WC per nessun motivo, pena terribili e mortifere conseguenze. Il problema è che rilassare bene la muscolatura per fare la pipì è possibile solo sedendosi sul bordo del WC o accovacciandosi nella posizione che si assume nei bagni alla turca. Invece il semi squat, degno dei migliori acrobati che tutti noi facciamo nei bagni pubblici, tiene in tensione la muscolatura, costringendoci a spingere per fare la pipì, e le conseguenze le abbiamo viste prima. Chiaramente, se questo comportamento non è un'abitudine ma lo mettiamo in atto solo una volta ogni tanto in un bagno indecente di una stazione di servizio, non è un problema. Se invece adottiamo più volte e quotidianamente questa tecnica, come può ad esempio avvenire al bagno, al lavoro, e allora le conseguenze ci possono essere. Lì dove è possibile, se proprio non ci fidiamo, possiamo pulire il bordo del WC con della carta o delle salviettine e utilizzare della carta per non sederci direttamente. Inoltre è possibile avvalersi delle salviette copri WC o dei coni per fare la pipì in piedi. Dopo aver contraddetto questi 2 capisaldi sulla minzione, andiamo a vedere come favorire correttamente la defecazione, soprattutto in caso di stipsi. C'è infatti chi non ha alcun problema perché ha un intestino regolare per costituzione o perché segue tutte le regole base, cioè avere un'alimentazione ricca di fibre, bere molta acqua e fare attività fisica. Mentre chi lotta quotidianamente con l'intestino pigro e la stipsi, nello sforzarsi rischia seriamente di danneggiare il proprio pavimento pelvico, oltre che di provocare ragadi ed emorroidi. Infatti, così come per la minzione, anche la defecazione dovrebbe prevedere un semplice rilassamento della muscolatura. Vediamo quindi come favorirla. Per fare bene la cacca, il segreto è la posizione. Quella che favorisce di più il rilassamento e l'espulsione delle feci è la posizione accovacciata che si assume nei bagni alla turca, che però da noi non sono diffusi. Per simulare questa posizione, però, basta utilizzare uno sgabellino, un panchetto, un cestino, insomma qualsiasi cosa abbiamo a disposizione in bagno, per portare le ginocchia sopra la linea del bacino quando siamo seduti sul WC. Il busto invece non deve essere dritto ma spostato leggermente in avanti. Questa posizione non solo permetterà di non sforzarsi, ma anche di svuotarsi completamente, cosa molto importante. Inoltre, per evitare problemi è importante saper rispettare gli stimoli.
Se capita quando siamo fuori, conviene assecondarli, così come non va assolutamente fatto alcuno sforzo per fare la cacca prima di uscire. Se ti interessa l'argomento stipsi, ne abbiamo parlato in questo video. Il pavimento pelvico ha anche un ruolo importante nella funzione e nel piacere sessuale. Il suo rilassamento infatti permette la penetrazione, mentre l'orgasmo è accompagnato da sue contrazioni ritmiche. L'elasticità del pavimento pelvico poi è fondamentale durante il parto per consentire il passaggio del bambino. Anche sotto questo aspetto la nostra educazione e i tabù imposti dalla società ci portano a commettere degli errori che invece dobbiamo imparare a riconoscere. Il primo aspetto da affrontare è il dolore. Dobbiamo capire che il dolore durante i rapporti, ma anche durante le mestruazioni e l'ovulazione, non è normale e non va sopportato. Se ci si accorge di avere dolore o fastidi eccessivi durante la penetrazione, è importante rivolgersi al medico, ad un professionista del pavimento pelvico. Altro campanello d'allarme molto importante è la difficoltà a raggiungere l'orgasmo. Anche in questo caso bisogna rivolgersi ad uno specialista. Abbiamo visto quali sono le abitudini che minano la salute del pavimento pelvico e quali invece i consigli da seguire per mantenerla. Come sempre ricordo che i nostri video hanno un semplice scopo divulgativo e non possono essere esaustivi di argomenti molto complessi. Inoltre non è possibile fare una diagnosi con i nostri video, ma bisogna sempre rivolgersi a medici e specialisti. Se hai domande, lascia un commento. Un saluto dalla dottoressa Valentina di semprefarmacia.it, la tua farmacia sempre con te.